Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di aprile 2025. Ragazzi, abbiamo la carta degli amanti. Può essere un periodo dedicato all'amore romantico o all'amore, diciamo, a 360 gradi. Vi ricordo che la carta degli amanti è anche una carta che parla di una scelta. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o segno lunare. Nella descrizione poi trovate una guida che vi spiega come unire più oroscopi allo stesso tempo, trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi ci sono anche i link ai videocorsi gratuiti che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere l'energia disponibile, ragazzi. Wow, partiamo con un asso di coppe, asso di spade, due di spade, abbiamo un fante di denari, un fante di spade, un cavaliere di coppe, la carta della luna e un 8 di spade. Diciamo che la prima carta è abbastanza bella, poi le altre avete diverse spade, devo dire. Andiamo a vedere carta per carta, poi cerchiamo di capire un attimo settore per settore, quindi single, coppie già definite e coppie strane, indefinite, extraconiugali, ok? Allora, partiamo da questo asso di coppe che apparentemente è un buon inizio mese, un buon inizio aprile, potrebbe essere qualche nuova conoscenza, qualche nuovo amore anche effettivamente, considerato gli amanti. Andiamo a vederlo. Abbiamo un 7 di bastoni e la morte. Andiamo a vedere anche l'asso, perché essendo due assi sono due carte di inizi, però è anche vero che l'asso di spade è girato al contrario, come se mancasse qualche notizia. Dunque, torre e cavaliere di bastoni. Ho come la sensazione, perché avete morte e torre. O c'è qualche tema da affrontare e da chiudere all'interno della relazione. Può anche essere che ci sia come la voglia di trasformare. Per qualcuno non vi nego che la voglia di uscire da questa relazione. Andiamo a vedere il 2 di spade. Abbiamo un matto e il sole. Effettivamente vi dico che per qualcuno ci potrebbero essere due energie presenti nel mese di aprile che vi potrebbero interessare. Oppure questo 2 di spade può fare riferimento a una scelta, cioè sto o vado,
chiudo questo capitolo oppure c'è ancora bisogno di chiarire? Andiamo a vedere il fante di denari. Cavaliere di coppe che avete già qui. E diavolo. Guardate ragazzi, avendo sia il sole che il matto qui, ci potrebbe essere qualche titubanza da parte vostra nei confronti o di questa nuova situazione che si presenta o di questa nuova persona, ehm, o come la sensazione che qualcuno si sentirebbe sprotetto senza questa relazione e quindi c'è un attimino di dubbio sul cosa faccio, come lo faccio. Scusate. Anche la gatta mi ha detto salute. Ok ragazzi, andiamo a vedere un attimo questo fante di spade. Abbiamo una regina di bastoni, il 5 di bastoni e un re di coppe. È come se ci fossero delle regole alle quali vi dovete attenere. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Tre di pentacoli. E 5 di spade, che è interessante perché qua avete anche il 5 di bastoni, ragazzi. Ho l'idea che potrebbero esserci dei battibecchi, effettivamente. Può anche essere per queste cose non dette con l'asso di spade girato al contrario. Potrebbero essere battibecchi su un nuovo inizio, considerato che qui abbiamo due assi. Adesso poi andiamo a vedere caso per caso, però potrebbe essere per un progetto che avete in comune, per un qualche tipo di sogno che potreste avere. C'è come un restyling, mettiamola così. Andiamo a vedere la luna. Quattro di spade e fante di bastoni. Ehm... Guardate ragazzi, di solito la luna fa riferimento... Oh scusate, sembra che mi stia venendo l'influenza. La luna di solito nasconde qualche... Scusate, qualche paura, qualche... In realtà con questo 4 di spade sento che è come se vi andaste un po' chiudendo nel mese di aprile. In effetti poi finiamo anche con questo 8 di spade che è una carta che fa rimuginare. Probabilmente questo 5 di spade e questo 5 di bastoni non vi aggradano, queste discussioni, questi temi che probabilmente ritornano a galla, ma vi devo dire una cosa, se state aspettando qualche tipo di proposta è come se fosse lì ma non arrivasse mai in modo chiaro. Adesso andiamo a vedere l'otto di spade. Cavaliere di spade e 9 di coppe. Fatemi un'altra carta per il cavaliere. La regina. Va bene ragazzi, andiamo a vedere carta per carta, cioè settore per settore intendevo. Allora, partiamo dai single. Devo dire che qui nel mese di aprile si muovono delle cose
Vi dico che effettivamente potrebbero esserci due persone nuove, magari una delle due la state già anche frequentando, ma supponiamo che non abbiate nessuno in testa, devo dire che ci saranno due conoscenze nuove. Ehm, Questo 2 di spade mi suggerisce una vostra indecisione su quale delle due continuare a frequentare. Credo che ambedue non è che vi soddisfino a pieno. Ho come la sensazione che ci sia o una differenza d'età, una differenza di mentalità, una differenza di status sociale, cioè c'è qualche differenza e quindi anche un po' di titubanza da parte vostra. Devo dire che le energie cambieranno abbastanza a 360 gradi. In questo caso la carta degli amanti la sento come una scelta per il vostro amore. Io credo che la persona che sceglierete tra le due, e sarà verso metà mese, fine mese per qualcuno, eh, potrebbe non essere così semplice da gestire. Ripeto, è come se aveste due mentalità un po' diverse e quindi ci fosse come questa difficoltà di comunicazione, se vogliamo, però ho anche l'idea che ci sia la possibilità effettivamente di costruire qualche cosa con questa persona, ma è il caso di ridimensionare, se vogliamo, il vostro sogno, il vostro punto d'arrivo, cioè è come se voi aveste un'idea di relazione che non combacia proprio con la persona che avete davanti e quindi è come se doveste un attimino rimescolare le regole della relazione da parte vostra per riuscire a frequentare questa persona. Perché magari, non lo so, una delle vostre regole è fare un certo tipo di esperienze insieme, ma l'altra persona, essendo più giovane, vuole fare bungee jumping, cioè si vuole buttare dal ponte con l'elastico. Ecco, magari non è una delle cose che voi fareste, quindi è come un devo cercare di mediare, devo ridimensionare questi sogni, questi obiettivi che ho con la carta della luna. Devo dire che la carta della luna è anche una carta che porta un po' di melanconia, quindi c'è anche un 4 di spade, credo che qui si tratti proprio di fare una rivalutazione di base della relazione. Vi dico, sembra quasi che la relazione che vogliate impostare con questa persona abbia delle regole. È come se si facesse fatica a lasciar fluire la cosa proprio per le vostre regole, per il vostro, mi viene da dire ego, perché qui abbiamo un 5 di spade. Sento appunto questa differenza, però è come se voi voleste che le cose fossero fatte a modo vostro. Ve lo dico perché terminiamo la lettura con una regina di spade e un cavaliere di spade, che sono due persone determinate, che mettono regole, che quasi si impongono sull'altro. E qualcuno potrebbe credere di non avere altri mezzi proprio perché, soprattutto se la persona è più giovane, mi hanno parlato di educare, è come se qualcuno pensasse di dover educare l'altro alla relazione, perlomeno alla vostra relazione. Però è come se così si incasellasse e non si lasciasse fluire tutto quello che di bello può arrivare con questa persona. Sento comunque una differenza d'età, vi dico, tendenzialmente voi dovreste essere i più grandi. Datemi una carta per questo diavolo. Ruota della fortuna. Sì, io credo che questa persona arriverà anche in un modo un po' inaspettato, secondo me. O perlomeno farà delle cose che vi sorprenderanno, che non vi sareste mai aspettati. Per quello che riguarda le persone che sono in una coppia, vi sento un po' sottotono. Cioè, le basi di partenza ci sono, abbiamo un bellissimo asso di coppe, però poi è come se la comunicazione durante il mese di aprile diventasse un po' difficile.
è come se si volesse andare in due direzioni opposte, uno vuole andare da una parte, l'altro vuole andare dall'altra, può essere che nascano interessi diversi, e il che va bene, cioè nel senso ognuno si frequenta i suoi interessi, cioè coltiva i propri hobby, le proprie passioni e poi ce le si racconta, se vogliamo, durante il tempo trascorso insieme, però è come se fosse qualcosa che vi pesa, questa cosa qua. Ehm, Non vi nego che con questa luna e l'asso di spade al contrario, effettivamente ragazzi potrebbero venire a galla delle cose, potreste dover ridefinire delle regole di coppia e non vi nego che sarà un mese piuttosto faticoso, secondo me, ma perché voi avete questa rigidità di idee su come va costruita la coppia e quindi qui ci sono 5 di spade e 5 di bastoni, battibecchi, punti di vista diversi, perché ho anche l'idea che siate due persone che hanno un'essenza diversa e che quindi ci voglia un po' più di morbidezza per riuscire a trovare il punto di incontro. Invece sento che voi siete piuttosto rigidi nel vostro modo di pensare la coppia. Quindi è un po' come se vi consigliassero di essere più flessibili. D'altro canto, per le persone che hanno una relazione strana, indefinita o extraconiugale, ehm, mm, in questo caso, ragazzi, sento come se non vi poteste esprimere liberamente. Sento come anche qui regole, sento come se... È come se queste regole vi servissero per stare al sicuro con questa persona. Soprattutto se voi siete gli amanti o gli extra e questa persona è già impegnata. È come se ci fossero delle regole strette, ferree, per non farsi beccare, per riuscire a vedersi in modo tranquillo, per riuscire a passare del tempo insieme. Ci sono come una regola, vi faccio un esempio, se fosse una persona separata ma non ancora divorziata, potrebbe essere appunto il fatto che ci si vede ogni 15 giorni, quando l'altra persona magari non ha i figli, per dire, per farvi un esempio. E quindi è come se ci fossero delle regole che un po' dettano un ritmo all'interno della relazione e per adesso non si può fare più di tanto per cambiare questo ritmo. Però ragazzi, quello che sì vi consiglio è di essere onesti prima con voi stessi e poi con l'altro. Se la relazione fosse in un punto non proprio bello, non proprio idilliaco, vi dico che qua è necessario parlare chiaro. Sento che bisogna destrutturare delle regole, è come se doveste cambiare qualche cosa dentro di voi. Siccome avete tante spade, penso che sia la mente, penso che sia un qualche tipo di, come vi ho detto prima, regola, credenza limitante, potrebbe essere qualche cosa che voi credete di dover fare in un certo modo perché così vi tiene salvi, così sarete salvi, così non succede niente di brutto. Però in realtà è solo la vostra testa, anzi, questo modo di fare limita l'espressione dell'amore in questo caso. Mm. Credo che questa carta degli amanti sia qua per indicare un momento di scelta, un momento dove si deve agire per amore di se stessi. Mm. Ok, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Arcangelo Fanuel, carta numero 20, e parla di speranza, ottimismo e nuovi inizi, ragazzi. Vi ricordo che la carta numero 20 nei tarocchi è il giudizio e anche il giudizio parla di una rinascita, ma anche qua ce l'avete perché la torre è il preambolo, se vogliamo, del giudizio. Poi qui avete una bella ruota della fortuna che indica il cambio della situazione, un cambio a 360 gradi. Sento che l'altro viene dalla vostra, o l'altra,
viene dalla vostra parte, siete più che tutto voi che avete una sorta di rigidità a livello di come va gestita la relazione, quali dovrebbero essere i passi per consolidare questa relazione, cioè ci sono come dei livelli da superare nella vostra testa. Ok, andiamo a vedere l'I Ching. Felicità è amare. Mettiamolo qui così. Ok, andiamo a vedere sul libro. Nel libro viene tradotto come la raccolta. Tsui si chiama il koan. Tsui. Nelle attuali circostanze, un'unione dovrebbe avere successo, soprattutto se essa avverrà attorno a un uomo di polso e avveduto, e sarà condotta da tutti senza tentennamenti e ripensamenti, i dubbi del due di spade. Se lo scopo di questa riunione era di iniziare, avviare un'impresa, lo si faccia pure. È prevedibile un favorevole andamento all'unica condizione che ciascuno rinunci a parte delle sue pretese, della sua indipendenza. Quindi per trovare un punto di unione, un punto comune, ognuno dei due deve rinunciare a una propria parte privata, mettiamola così, che sia tempo, che siano ambizioni, che siano i sogni. È come se si dovesse trovare un punto medio. Bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Diversamente potete anche abbonarvi al canale, anche lì tratto le credenze limitanti, ma in modo un po' più generico, chiaramente perché non ho la persona davanti per fare un discorso a tu per tu. Comunque in quella sezione tratto anche altri temi, tratto temi di metafisica, di metamedicina, tutto quello che riguarda la magia bianca. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!